Ciao a tutti, amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami gemelli, tendenze energetiche generali per la prima metà del 2024. Ok, abbiamo due carte, sono già due carte bellissime, ve lo dico. Abbiamo il carro e l'imperatrice. Quindi ci si muove verso l'abbondanza, verso la prosperità, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se voleste completare il messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione del video trovate anche la mia email, nel caso vogliate contattarmi, la vedete anche scritta qui e la trovate anche nelle info del canale. Vi ricordo ragazzi che queste sono letture generali e che usciranno poi altre tre letture, una per la crescita personale e spirituale, un'altra per le relazioni e gli affetti e una terza per il lavoro e l'economia. Allora, partiamo con un fante di coppe, un 4 di coppe, un 6 di denari, la carta della temperanza al contrario, abbiamo un imperatore, asso di coppe e regina di coppe. Bene, direi che avete tante coppe. Ragazzi, partiamo con questo fante di coppe. Il fante di coppe normalmente parla di un'energia giovane, fresca, di qualche tipo di proposta fatta con impeto, mi verrebbe da dire. Però ho come la sensazione che potrebbe rappresentare voi fortemente e per qualcuno potrebbe rappresentare una persona nello specifico, ma è come se per la maggioranza questo fante di coppe rappresentasse voi, o come questa sensazione. Abbiamo poi anche un 4 di denari, di coppe. Il 4 di coppe è una carta di cecità, io la chiamo così, è come se ci fosse qualcuno che non riesce a vedere al di là del proprio naso, non riesce a vedere tutto quello che di bello si potrebbe presentare intorno a voi. Abbiamo poi anche un 6 di pentacoli. Il 6 di pentacoli è una carta di forte equilibrio, è una carta di generosità, è una carta che io sento molto collegata col terzo chakra e il potere personale. Dopodiché terminiamo con la temperanza. Qui ragazzi può fare riferimento o a una sorta di impazienza che andrete a vivere nella prima parte dell'anno, oppure a una questione che dovete guarire, dovete riequilibrare. Andiamo a vedere carta per carta. Ripartiamo dal fante di coppe. Diavolo. Diavolo e 9 di... scusate, 8 di bastoni. Allora, nel caso siate voi, qui fa riferimento a qualche questione legata all'ego. Ho come la sensazione che è un atteggiamento di tipo infantile quello che lascerete andare, quello da cui vi muoverete, ok? Perché il carro è proprio quello, dare una direzione o cambiare direzione. Però siccome qui abbiamo due carte, vedendole così, ho come la sensazione che qualcuno qui usi il silenzio come tecnica di manipolazione. Il silenzio o la comunicazione intermittente, ok?
E anche se fosse un'altra persona qui, si tratta di muoversi da questo tipo di atteggiamento o di personaggio. Andiamo a vedere il 4 di coppe. Amanti. Sì, ragazzi, è come se vi doveste muovere da un'idea un po' immatura di quello che è o la persona o la relazione o voi stessi. Perché? Perché con la carta degli amanti mi viene da dirvi che sarete focalizzati, proiettati, o perlomeno quello che dovrete migliorare è l'amor proprio. Vi dico, per qualcuno la carta degli amanti fa riferimento a una scelta o a una relazione che potrebbe arrivare. Questa però è una lettura generale, quindi cercherò di leggerla così. Eventualmente poi più avanti pubblico quelle sull'amore e gli affetti, potete andare a vedere anche quelle letture lì. Però qui avendo questo 8 di spade al contrario, ragazzi, è un po' la stessa energia del 4, ok? Nel senso che qua si guarda da un'altra parte, mentre qui invece si sta lì fermi, con gli occhi bendati, le mani legate, come se non si riuscisse a far niente. Però qui sento che il lavoro del prossimo semestre sarà proprio quello di togliersi questa benda e iniziare a guardare la coppa che è piena, quindi iniziare a guardare con più amore verso se stessi. Vi dico questo perché dopo abbiamo anche 6 di pentacoli. Adesso lo andiamo a vedere. 6 di spade e forza. Qui bisogna semplicemente iniziare a credere in se stessi. Come vi dicevo, fare un lavoro sull'amor proprio. Il 6 di pentacoli è una carta di generosità, è una carta di scambi anche commerciali. Vi dico questo perché avete l'imperatrice, si va verso l'espansione, verso la prosperità, però abbiamo sempre questo 6 di spade. C'è qualche tipo di pensiero limitante che bisogna lasciare indietro e sento coinvolto soprattutto questo 8 di spade. L'8 di spade è una di quelle carte che vi fa pensare e vi fa credere di essere in una situazione statica, bloccata. In realtà è solo una vostra idea. Se cambiaste il modo di pensare, il modo di vedere le cose, e qui lo vediamo, riuscireste anche ad uscire da questo 8 di spade. Ci vuole coraggio, ci vuole forza morale e forza di volontà per riuscire a fare questo movimento di cui ci parla il carro, ok? Tenete presente che è una carta di, come vi posso dire, di qualcuno che dà e chiede, tra virgolette, la stessa quantità in cambio. È uno scambio equo con il 6 di pentacoli ed è quello che inizierete a elaborare. È vero che per alzare la testa da questo diavolo, da questo 8 di spade, ci vuole coraggio, perché certe volte per contrastare certe dinamiche dobbiamo metterci contro delle persone, però è quello che vi serve appunto per riuscire a elaborare un maggior amor proprio. Andiamo a vedere la temperanza. Allora abbiamo un 10 di bastoni, un cavaliere di bastoni, l'appeso, l'eremita, la regina di coppe che avete già qui e un 4 di bastoni. Allora, vi dico ragazzi che potreste partecipare nel prossimo semestre. Allora, potrebbe essere un corso, potrebbe essere qualche tipo di attività sportiva. Sta di fatto che questo tipo di percorso, di passaggio che farete, lo farete da soli con la carta dell'eremita. Ed è proprio così che riuscirete a trovare la vostra stabilità, la vostra guarigione. Qui si tratta di capire quali sono le aspettative degli altri e togliervele da dosso. Quali sono le responsabilità che vi siete presi al posto di altri e togliervele da dosso. L'appeso vi dà la possibilità di vedere le cose anche da un altro punto di vista. Da un lato è una carta che vi fa accettare la situazione così com'è, però dall'altro abbiamo l'eremita, qui c'è qualcuno che vuole andare per la propria strada, c'è qualcuno qui che
farà un lavoro in autoanalisi e tenete presente che quando c'è l'eremita è un po' come se vi dicessero che avete tutte le doti, caratteristiche, conoscenze e saggezza adatte per fare questo tipo di percorso da soli. C'è qualcosa a livello emotivo qui comunque che bisogna... Ma sì, è l'amor proprio. Andiamo a vedere l'imperatore, scusate, il papa, perché il papa è una carta che richiama anche le guide spirituali, richiama la società, richiama i contratti. Allora, abbiamo un 9 di pentacoli, 7 di bastoni, 8 di pentacoli e 3 di pentacoli. Wow! Ragazzi, vi dirò, sia che siate disoccupati, sia che siate autonomi, vedo arrivare contratti nuovi, contratti proficui, contratti ehm, che cioè, vi possono proprio portare denaro, anche perché qui lo vediamo, con la carta dell'imperatrice si va verso la prosperità, ci si muove, si prende una scelta, si fa una scelta, si prende una direzione e si va verso l'abbondanza, la prosperità. E qua lo vediamo. Ragazzi, ho di nuovo una carta di indipendenza, quindi magari per qualcuno tutto questo discorso è un allontanamento da un'azienda che magari non vi tratta bene, che magari vi illude, che magari non vi fa vedere possibilità di crescita. Adesso ripeto, ognuno di voi lo applica la propria realtà. Però qua, ragazzi, si parla proprio di lavoro, di indipendenza, di autonomia, di scambi commerciali, di collaborazioni, di contratti. Contratti con il Papa che sono duraturi, perché normalmente è una carta che parla di matrimoni, quindi è una carta che parla di contratti lunghi, nel lungo periodo. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Abbiamo un re di denari, cavaliere di spade, fante di coppe che avevamo già qui, 3 di spade e la morte. Dunque ragazzi, io qui ho come la sensazione che potrebbe esserci anche un nuovo amore. Allora, avete questo re di pentacoli. Vedendo le carte così, vi dico, può essere che questo re di pentacoli vi prometta mari e monti e che poi ad un certo punto in qualche modo vi deluda. Anche se ho come la sensazione che sarà proprio questo ciclo di sofferenza a darvi l'input per muovervi con questo carro. Perché abbiamo 2 volte il fante di coppe qui. E l'asso di coppe normalmente fa riferimento a un nuovo incontro, ma anche a una nuova idea. Per qualcuno, ragazzi, si fa riferimento a una gravidanza, quindi può, perché avete l'imperatrice, il 9 di pentacoli, l'asso di coppe, 2 volte la regina di coppe, quindi può anche essere che tutto questo, tutta questa situazione, se fosse lavorativa, potreste lasciarla indietro semplicemente perché dovete prendervi la maternità. Questo è un esempio per pochi, però per qualcuno lo sento. Diversamente è come se, ragazzi, c'è bisogno di lasciare qualche cosa indietro perché c'è una persona che tende a scappare, che tende a dirvi delle cose che poi in realtà non sono quelle. Ok? Tenete presente che quando c'è il fante di coppe sono sempre quelle promesse fatte nel momento di entusiasmo e poi cascano nel vuoto. Ecco perché poi c'è il 3 di spade e la morte. Come se doveste decidervi a lasciare indietro qualcuno o qualcosa. E questo tipo di movimento è quello ideale che vi serve.
Andiamo a vedere la regina di coppe, sacerdotessa e ruota della fortuna. Devo dire, ragazzi, che la regina di coppe è una di quelle carte che indica una completa connessione con il proprio lato emotivo, ma è talmente completa da dover essere riequilibrata qui con questa temperanza al contrario. E finché non riequilibrerete quello che è la parte emotiva con la parte mentale, finché non ci sarà questa guarigione, la guarigione della tossicità del diavolo, piuttosto che da questo tipo di sofferenza, piuttosto che dalle credenze limitanti o dalle aspettative che volete soddisfare. Insomma, fino a quando non riuscirete a fare un po' di pulizia, anche il tipo di visione che avrete non sarà completa e soprattutto non riuscirete a fare questo cambio cicli. Vi dico, la ruota della fortuna ce l'avete, probabilmente è un pochettino lenta nel primo semestre, proprio perché dovete prima prendere una decisione, dare una direzione. Qui sento che il problema è più che tutto rivolto verso il mondo esterno, verso la società, cosa pensano gli altri, come si comportano gli altri. Fatemelo sapere poi nei commenti. Andiamo a vedere Osho, che cos'altro ha da dirvi. Sperimentare. Eh sì, ma in effetti sì. È il sogno. Allora, sperimentare ve la metto qua vicino all'eremita. Perché ragazzi? Perché qua si tratta di provare fondamentalmente. Sperimentate il gioco della vita, provate a fare esperienze nuove. Non è detto che tutte sempre riescano bene, ma non importa, perché finché non provate non lo sapete. A furia di provare e fare errori, prima o poi arriverà il momento in cui imbroccate, in cui ce la fate a sviluppare il progetto che voi volete. Anche perché, ragazzi, non è che quando qualcuno ha un'idea sia subito l'idea vincente. Uno ha un'idea e si prova, si inizia questo tipo di percorso. Poi magari non funziona così, allora si cambia un pochettino, si va avanti da questa strada. Poi così anche non funziona tanto bene, i risultati non sono quelli che ci si aspetta, allora cambio di nuovo strada, vado avanti un pezzettino per quella strada lì. Si tratta proprio di sperimentare e qui abbiamo la carta del sogno. Io ho come la sensazione che qualcuno stia pensando di realizzare il sogno della sua vita, che ripeto, per qualcuno è un bambino, un progetto nuovo che nasce, qualche cosa che create voi. Ed essendoci la carta del sogno, potrebbe essere un sogno di vecchia data, quindi proprio dell'infanzia. Diversamente, ragazzi, è un po' come se vi dicesse di puntare l'obiettivo. Andiamo a vedere ancora un oracolo. Bellissima questa carta, vi dice state sereni, state rassicurati, insomma. I tuoi sogni e le tue visioni arriveranno alla fruizione, arriveranno ad essere utilizzati, ad essere goduti. Amici dei gemelli, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata di ispirazione per capire come muoversi nel prossimo futuro. Fatemelo sapere con un commento, con un like, con la vostra iscrizione. Se avete piacere potete condividere il video o abbonarvi. Nella sezione degli abbonamenti tratto temi di metafisica, di esoterismo e di spiritualità che vi spiegano come lavorare con le energie, mentre per quello che riguarda le sessioni individuali sto proponendo un percorso in questo periodo che è basato sulle credenze limitanti. Quindi si vanno a lavorare le credenze limitanti per togliere determinati blocchi all'interno della vostra vita. Però queste sessioni sono una parte di tutto quello che spiego nella parte degli abbonamenti. Se avete piacere potete andare a curiosare nelle playlist e lì vedete i titoli dei video che sto pubblicando. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un inizio 2024 splendido e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!